Ciao a tutti, Ciao a tutti, bentornati anche oggi. nuovo video. Oggi parliamo ancora di una macchinina Che che conoscete sicuramente perché sì, abbiamo perché parlato, ne abbiamo riparlato. straparlato, ma in un'ottica un pochettino diversa, cioè un'ottica di, diciamo, di consigli Sì, per chi parte o per chi vuole, diciamo, addentrarsi in una categoria superiore alla box stock, all'RVD. esatto. Quindi diciamo per chi vuole partire, o meglio iniziare con macchinine appunto con un telaio in metallo più Sì, performante rispetto comunque diciamo, all'RVD e già con motori brushless e lipo, quindi con macchine lipo. sì, esatto, noi volevamo proprio fare un Esatto. video del genere, cioè farvi capire con cosa partire, secondo noi, per la nostra esperienza, in questo periodo poi è una macchina che abbiamo usato ed usato, per qualcuno appunto che si vuole avvicinare a questo mondo, non vuole avere una box top perché vuole qualcosina di più, quindi con una categoria, diciamo, almeno partire da una stock lipo, che poi con la stessa macchina basta cambiare il pignone e si va direttamente a una super stock. Secondo noi in questo periodo abbiamo usata tanto, ormai è quasi un anno che lo usiamo perché più o meno era agosto quando abbiamo iniziato Sì. a avere l'MRV più o meno e ci è piaciuta tanto e quindi qualità-prezzo sul mercato diciamo che tra tutte le macchine noi vi stiamo consigliando questa come macchina di partenza, ce ne sono anche altre, però questa potrebbe essere un buon inizio, no? Sì. Un buon inizio e soprattutto creare un bel pacchetto, cioè quale potrebbe essere il pacchetto, perché la macchina viene venduta già con tutto quello che serve al di là dell'elettronica e il servo e le ruote, vabbè. Si monta facilmente, molto facile. Che cosa bisogna acquistare in più per iniziare ad entrare in questa categoria? Al di là dei cerchi, ripetiamo, offset 0 o meno 1, da 8,5 davanti, Meglio se uno parte con gli zero. sì, poi volendo puoi anche meno 1, offset 3 dietro, così la macchina rimane praticamente pari. I pesetti, perché purtroppo il telaio che danno è molto leggero, quindi bisogna mettere i 3 pesetti, anzi 6, quindi perché te ne vendono una coppia, quindi 3 pacchettini di questi pesetti. La ricevente, che in questo caso dipende dalla radio che avete, se non avete la radio, abbiamo notato nel nostro club che un buon compromesso di partenza è la Futaba 3PV, Esatto, sì. che viene venduta sia con la parte di telemetria che la parte senza telemetria, quindi quella senza telemetria costa ancora di meno rispetto all'altra. Ha un ottimo prezzo, poco superiore ai 100 euro, E quindi però è una buona radio. una buona radio. Comunque. Poi magari ve la mettiamo in sovraimpressione, Esatto. così vedete, e su MiniZ Racing credo che trovate tutto, questo è il nostro sito di riferimento, però poi potete trovare. Certo, dopo la cercate dove preferite. Dove preferite, ci mancherebbe. Detto questo, l'ESC, quindi l'ESC in questo caso abbiamo montato un ESC marca, ma anche un Hobby Wing potete montarlo. Motore 2005, in questo caso vi consigliamo il motore col sensore, quindi vi consigliamo almeno un ESC col sensore. E il servo va per forza utilizzato il servo AGF V2 perché viene consigliato l'utilizzo di questo servo. Sì, deve essere per forza quello, anche perché comunque almeno Atomic consiglia questo servo, ma perché le misure soprattutto in altezza Sì, certo. sono fatte apposta specifiche su questo tipo Poi di magari modello. ce ne sono altri similari che vanno bene, Comunque però Atomic tutti quelli che sono brandizzati, cioè anche i rebrand per questo servo, quindi adesso mi vengono in mente i Reflex o comunque altri servi che sono praticamente la fotocopia della GF V2, potete utilizzarli senza problemi perché tanto è lo stesso identico servo ma marchiato con un altro nome. Sì, probabilmente sì, nel senso dopo vabbè, però comunque come misure sono esattamente uguali, anche perché la squadretta che viene diciamo utilizzata all'interno è fatta apposta, comunque è fitta perfettamente sulla squadretta in plastica che c'è all'interno della GF, quindi non potete utilizzare un altro servo anche per questo motivo. Potete al posto della squadretta fissa eventualmente prendere il salvaservo, che però mi sembra che su questo frontale no, si poteva mettere anche su questo frontale, forse no, forse sì, si poteva, però meglio il DVS, cioè se uno vuole mettere il salvaservo meglio mettere il DVS sicuramente, però noi non abbiamo mai avuto problemi con il frontale originale appunto dell'MRV, che tra l'altro poi lavora veramente molto bene. È un altro frontale molto interessante perché potete lavorare non soltanto sul camber, anche sul caster, quindi per certi aspetti.
È una macchinina che noi consigliamo perché effettivamente per iniziare potrebbe essere un'ottima macchina di partenza, poi da lì ognuno può fare le sue scelte naturalmente, però è una macchina che comunque, ripeto, non ci siamo mai stancati, avete visto anche un video dove diciamo che non ci siamo mai stancati di utilizzarla. E questo è più o meno quello che serve, al di là della carrozza che consigliamo sempre la Jomurema per qualità-prezzo. La macchina è una carrozzeria che funziona molto bene, molto ben bilanciata e una macchina, una delle più utilizzate anche nelle varie categorie e varie gare. Naturalmente poi, come abbiamo detto anche l'altra volta, vi consigliamo sempre di fare poi riferimento a quello che è il club dove volete andare a girare, perché magari anche lì sicuramente vi sanno dare consigli non soltanto sulla categoria ma anche sulla macchina, eventualmente le macchine più utilizzate. Noi ci siamo un po' focalizzati su quello che è la nostra esperienza, che è veramente tanta perché lo facciamo da tantissimi anni, però da più di un anno, no, quasi un anno che usiamo questa macchina, ci siamo resi conto che qualità-prezzo è un ottimo prodotto, quindi questo potrebbe essere un pacchetto con il quale poter avvicinarsi al mondo 1.28 in particolar modo. Ecco, volevamo appunto esprimere questa opinione, visto che ci è stata chiesta, ci è stato chiesto con cosa partire. Ognuno poi fa le sue scelte naturalmente, questo è un consiglio, prendetelo come tale, nel senso che poi uno vuole iniziare con la Reflex, vuole iniziare con la RTA, vuole iniziare con la GLR, liberi di fare quello che volete. Questo è semplicemente un consiglio perché abbiamo visto che come qualità-prezzo la macchina è ottima e per non spendere tantissimo all'inizio con la radio, l'ESC eccetera, creare una sorta di pacchetto iniziale che può essere un aiuto per chi si sta avvicinando in questo mondo. Poi tanto sappiamo che poi quando si avvicinate vi piace talmente tanto che poi ne avrete tantissime di altre auto, quindi questo è soltanto l'inizio, diciamo così. Sì, sicuramente dopo diventa una leggerissima droga. Ecco, magari non detta così, però esatto, una dipendenza. Ecco, una dipendenza, però sicuramente ne comprerete delle altre. Però per iniziare noi straconsigliamo veramente l'MR-V, che la reputiamo un'ottima macchina, va molto forte e è molto facile comunque da configurare, da guidare, molto diciamo neutra nei comportamenti, ed è tra virgolette anche una macchina che alla fine non ha un costo neanche esagerato. Poi l'altra cosa bella è che probabilmente ha già tutto quello che serve, al di là dei pesi, però il telaio è già fornito in ottone, per esempio non in carbonio come in alcuni casi, altre macchine invece anche altre case ne mettono in carbonio, altre in alluminio, eccetera. C'è l'alluminio, scusate. Diciamo che con pochi optional, che alla fine vabbè sono 4 stupidate alla fine. I 6 pesi, nel senso 3 pacchetti di pesi, noi abbiamo voluto mettere anche fuselli in alluminio piuttosto che quelli di plastica, che è una cosa in più, però non abbiamo messo nient'altro, cioè la macchina, a parte l'elettronica che non c'è, il servo, motore e quant'altro, però ecco la ricevente in base alla radio che scegliete, però è veramente una macchina già completa, quindi basta seguire perfettamente le istruzioni di montaggio e la macchina è già pronta per andare in pista e funziona molto bene, quindi sì, funziona veramente da Dio, anche perché già il setup di scatola è ottimo. Poi ecco, magari poi per i setup ci sono altri video dove vediamo dei consigli, potete andare a vederli, dove noi magari consigliamo dei grassi, però quello a seconda di quello che è la nostra guida e soprattutto la nostra pista ad alto grip. Però ecco, bene o male questo è, fate comunque riferimento, come abbiamo detto prima, ve lo ripetiamo, un club dove volete appunto andare a girare, chiedete a loro, però secondo noi questa è una macchina molto interessante, ecco, quindi ve la consigliamo. Speriamo di aver fatto una cosa gradita, visto le molte domande che sono arrivate con cosa posso iniziare, almeno questo è un'idea e abbiamo deciso di fare questo video proprio apposta per quelle persone che hanno avuto o che avevano qualche dubbio sulle tante macchine che ormai ci sono in vendita, quindi questo è un consiglio, però sono tutte valide, quindi potete scegliere quella che volete, ecco, questo per noi è stata una scelta calibrata su qualità-prezzo, mettiamola così, ok? Esatto. Vi salutiamo, ci vediamo alla prossima, mi raccomando, e scriveteci, seguiteci, liccateci. Date tanti like. Per noi condivideteci. Grazie mille, ciao a tutti, ciao Ne!